La musichetta, raga. Sa, mi sentite? Sì. Ci siamo? Era tipo il leone della Dream. Penso sia l'intro più bello di sempre, raga. Ci siamo? Eccoli.
Oh. Boom! Bella Eccoli. raga, buonasera, buonasera. Bella, bella, bella. Buonasera. Ciao ragazzi, come state? Buonasera, Bene, buonasera. bene. È mercoledì, come sempre, è mercoledì mini. C'è poco da fare, ormai è tipo lo standard. Intanto vedo che Axel ha scoperto il barrettino sotto per poter mettere 98 megapixel. Per esempio, inizialmente avevo qua al lato del monitor tipo 3 quarti di barra verde. Ci rendi disallineati, però adesso dobbiamo mettere anche noi qualcosa. Aspetta, ma parlavamo del leone, quello da Metro Golden Mayer, presente? Aspetta. Eccolo, guarda, aspetta, eccolo là. Aveva qualche macchia in meno, però... No, vabbè, Guarda, il green screen è la magia. vabbè, cioè... È stata boh, cioè tipo il momento Puggio, ormai lo chiamiamo così in live, il momento green screen, anche se io continuo a dire che per quanto mi riguarda, quando metti il Golfo di Napoli, cioè io veramente mi sento... A casa. Sì, Direi sì, che completamente mi sento a casa. felice. Senti che Sì. mi sento felice. Buonasera a tutti raga, buonasera al nostro Marel, ciao Tony, Ave Cesare, ciao, buonasera, ciao Shark Dada, bella raga, buonasera a tutti, buonasera al nostro caro Puggio qui sotto, buonasera al caro Axel là di lato e buonasera al caro Cree che è qui con noi No, di qua. stasera, de qua, sì, Di qua. no, del su, Di là. vabbè. C'è un problema di... Vabbè, Vabbè, dettagli. dettagli. Allora, ragazzi, come andiamo? Come va il vostro hobby? Conierò questo nuovo termine, questo nuovo saluto tra modellisti. Come va l'hobby? Allora, Come va? Io come vi ho mostrato, oggi ho cominciato col sistemare le pile, con calma. Parto con calma stavolta, non Bravo. farò le 24 ore. Anche io. E sì. Sabato notte a cannone, vedrai, sicuro, come sempre. No, è che già sabato io non sarò a casa, quindi mi preparo prima, poi dal venerdì, ciao pile, Bravo. dentro la valigetta ci vediamo il giorno della gara. Bravissimo. Però dai, però non è ancora scoppiato nulla, quindi Siamo sì, passo avanti. soddisfatti. Bella. Non Puggio, ho preso- che dici? Aspetta, dire Axel, come vanno i nostri conti in banca? Perché ci era. Io chiederei a Cree di andare a riprendere la scatola a questo punto. E quindi niente, cioè, ci siamo trovati. Cos'è stato? Lunedì. Lunedì? Abbiamo fatto un lunedì sera su Così, Discord. a quattro chiacchiere ed è finita così. Porca Ma e miseria. quello è il meno peggio. Io vorrei che mostrassi il resto. Ce n'è ancora? Sì. Cavolo, quanta roba avete preso? Devo fare scorta, Ale. Porca miseria. E sappiate che non è roba di Che Puccio. boia. Non è... sì, È tutta tua, Axel, quella roba lì? la mia roba è Miseria. tutta qua. Vabbè. Io ho 4 bustine, normale. lui mi è arrivato uno scatolone solo di Axel. Solo Axel, praticamente, scritto così. Bella. Krita invece come va? Io a proposito di conti in banca, come vedete è cambiato l'ambientamento perché mi sono trasferito definitivamente a casa del vicino, quindi così. Pensavo te l'avessero messo a monito quel quadro là dietro per dire ricordati che non devi spendere. Esatto, vedi, Ti arriva la tigre. c'ho la zampa qui, vedi, ecco. Esatto. Lì. Axel, quando vuoi scrivi, tanto qui c'è spazio, il vicino è insomma tipo casa studenti, sai quando C'è il vai divano a letto molto grande, mettiamolo così. Oh, il nostro Yari. Ciao Yari, come stai? Ti vediamo domenica? Soprattutto come va dalle tue parti, dato che è un po' che non ci sentiamo? Com'è la situa? Salutiamo come sempre i nostri amici che insomma stanno vivendo dei momenti purtroppo un po' più problematici rispetto alle zone dove viviamo noi, nonostante siamo in Emilia Romagna, anche noi, diciamo, noi siamo stati abbastanza, come dire, salvaguardati dalla geografia e dalla idrologia. Vabbè, avete capito cosa volevo dire, ecco, dal posizionamento dei fiumi e via dicendo, no? Ok, dall'acqua in generale.
E bella, super bella. Stasera, raga, abbiamo pensato di tirare fuori un argomento che in realtà abbiamo già affrontato qualche volta in maniera un po', come dire, teorica. sì, cioè ne abbiamo parlato bene anche, tra l'altro già con il supporto anche di Cree, però così volevamo provare a buttar su, vedere anche visivamente qualcosa, quindi ci siamo tra virgolette acchittati un'altra cam, diciamo così, Esatto. per mostrarvi qualcosina nel mentre che ne parliamo, ok? Sì. Giusto per quello, volevo leggere giusto ieri, abbiamo avuto bruttissimi problemi a Cesena dove abbiamo gli uffici, 1 metro d'acqua, mentre a casa fortunatamente, a casa niente fortunatamente, dai. Ottimo Iari, mi fa molto piacere, dai, almeno l'importante è quello, l'ufficio, vabbè, cioè, esiste lo smart, esiste, va bene, cioè per carità, però insomma, principale casa. Si tiene duro. Esatto. Quindi, raga, allora iniziamo un po' a spiegare che cavolo vuol dire così, giusto perché sarebbe bello fare stasera un pseudo tutorial in diretta collaborativo, cioè anche con voi chat, magari parlare, se avete anche voi se siete dei modellisti del mondo Mini 4VD, se avete esperienza, se avete delle tecniche, delle procedure che volete condividere con noi in live, ne parliamo e magari capiamo anche insieme, perché magari avete la svolta per tutti quanti, tanta roba, e quindi sarebbe interessante, no? È la volta buona che inizio anch'io a rodare i motori. Esatto. Ma sì, perché tanto guarda, io devo dire che da quando ho lo Sky RC 2500 Pro, cioè rodare motori è un po' una bella, cioè è facilissimo, nel senso non è più che ti devi mettere lì con carta e penna, un po' tendere l'orecchio anche in alcuni casi e via. Ciao Marcello, benvenuto in live. Ciao, come stai? Considerato sempre che tutto il mondo dei modellisti è frutto poi dell'esperienza, no? Quindi proprio nel condividere quella di tutti quanti, trovare una quadra assoluta è un po' complicato, però esatto. Sicuramente l'esperienza di ognuno poi arricchisce di un pezzetto la propria e di lì piano piano si costruisce uno pseudo modello che poi ovviamente, come da buoni modellisti, va personalizzato, insomma, quindi va reso proprio, no? Certo. Quello poi alla fine è il segreto, cioè orecchie aperte. C'era buon'anima de nonna che diceva prendi l'arte e mettila da parte, quindi ruba con gli occhi quando puoi e inseriscila nel tuo, questo è. Non ci sono più le mezze stagioni. Chi trova un amico trova un tesoro. Si stava meglio quando si stava peggio. Esatto. L'acqua è poca e la papera non galleggia. Sì, ne deve passare d'acqua sotto i ponti. Beato chi Cianocchio. E via dicendo. Beh, i luoghi comuni sono un'altra arma dei modellisti, ragazzi, diciamo così. Il buon Marcello ci dice che ha 25 anni che non corre. Pensavo che le mini non esistessero più in Italia. No, ci sono anche fior di campionati, posti dove puoi correre. Felici di aver riscoperto con voi questo mondo. Dai, che bello, ci fa molto piacere, no raga, dai, sempre molto bello quando ci dicono queste cose. È l'orgoglio più grande con cui portiamo avanti anche ciò, quindi sì. Ottimo. Siamo esattamente qua proprio per questo, con chi ha anche, come dire, delle armi in più nel proprio arsenale, e non parlo di tutti i gadget che ha, ma anche dell'esperienza che ha. Il buon Cree, che diciamo è la nostra... ormai quasi resident, possiamo chiamarlo, dei radiocomandati, no? Cioè... Resident Evil. No. Bella. Stima, questa molto bella, mi è piaciuta molto. Io però alle super astute... Spiega Marcello, scrivi che poi leggiamo. Allora, ragazzi... Come la approcciamo? Vogliamo dire che cos'è per noi un po', a cosa serve, cosa vuol dire rodaggio motori? Sì. Cioè, a cosa dovrebbe servire, no? Io butto lì la mia, sapete, io sono sempre molto generico, molto sommario, io sono quello che fa le chiacchiere alla fine, no? Per i tecnicismi ci sono i miei colleghi qui. Allora, quando parliamo di rodaggio, ragazzi, parliamo di
quello che in realtà avviene con qualsiasi motore, no? Cioè, ad esempio, anche se vi comprate una macchina vera, c'è una fase di rodaggio iniziale del motore, che è l'inizio dell'utilizzo del motore, in cui effettivamente si va poi a, come dire, a mandare a regime dal punto di vista prestazionale e dei giri la sua capacità. Quindi il motore effettivamente passa da nuovo a performante, tra virgolette, in questa fase che possiamo chiamare rodaggio, che può essere più o meno pilotata per portare queste prestazioni a un buon livello, quindi a rendimento subito, e anche capire in alcuni casi se questo motore ha, come dire, dello smalto oppure no. Cioè, se questo motore ha un numero di giri basso, probabilmente, in base ovviamente alla tipologia, in rapporto alla tipologia ci sono dei valori di riferimento, può essere qualcosa che è sconsigliabile utilizzare, no? Quindi o magari... al contrario. O al contrario. Perché non avere un motore che tira un po' indietro? Fava proprio... potrebbe avere il suo perché. Non so se vi ricordate la prima volta che ho messo giù la mia Expert, che avevo rodato questo, l'Hyper Dash. Mi ero scordato di rilubrificarlo, ok? Era secco come il cemento, cioè faceva proprio, giravo qua, faceva le scintille. Sì, era una cosa veramente atroce. Andava pianissimo, andava. Poi ho dato una spruzzatina di zippo. Un aeroplano. Sì, qualcuno lo scriveva. Quello con cui fai o chef, no? Il rumore era più o meno quello. Esatto. Sì, c'era tipo proprio la pallettina di ferro dentro, no? Esatto. Dello shaker, sai, proprio una cosa atroce, guarda. Anche io, Marcello, pensavo così fino all'anno scorso. Uguali, i ragazzi con il canale mi hanno fatto salire la scimmia dopo 25 anni. Sì. Il buon Iari, tra l'altro, si fa anche un sacco di chilometri perché viene a gareggiare al campionato dove partecipiamo noi, a Casalecchio di Reno a Bologna, che è organizzato da un negozio della zona che si chiama Edo Model, con cui spesso collaboriamo e insomma, un amico, ci troviamo molto bene. Sei quello che si è rubato il mio avvitatore? Ovviamente scherzo. No, non mi sono rubato nessun avvitatore. Non sto scherzando, è veramente del mio amico Antonio, che mi è venuto ad aiutare durante il trasloco e si è portato l'avvitatore, poi l'ha lasciato qui. Ce l'ho qui, Anto, è la scusa per fare un aperitivo, questo avvitatore. Quello lì servirà stasera per fare il rodaggio motori passivi. Esatto. Facciamo vedere come lo stiamo utilizzando. Potremmo inventarci qualcosa stasera. Attenzione, attenzione, brainstorming. Sì, il buon Tony aggiunge a quello che dicevo io e soprattutto far assestare i vari componenti che compongono i motori. Anche, corretto, per carità. Ciao Pelo, grandissimo, il nostro gran Pelo, che è entrato così, come dire, a gamba tesissima nel mondo Mini 4VD, provenendo dall'RC, tutto in I finisce stasera. Sì, raga, stasera veramente ho delle battute che fanno pietà, lasciate perdere, soprassedete, va bene. Ho avuto una giornata, come dire, piuttosto piena al lavoro e quindi il mio cervello non è carburato, avrei bisogno di rodaggio anche lui, probabilmente. Faceva un po' di petrolio e passava. Esatto. Ecco, quindi oppela. È anche lampante, più di così. È lì, vabbè, basta le battutacce proprio. È lampante, no? Va bene, basta. Bruttissima. Mi accodo anche io, ho rispolverato le Mini 4VD dopo 15 anni grazie a voi. Fabio Mantovani, dai, grande Fabio. Ci fa molto piacere. La stiamo riportando agli antichi pasti proprio. Siamo un po' qua per questo, no? È un po' lo scopo di tutti. Finché non ci arriva una denuncia da qualche moglie va bene, è tutta esatto. Qualcuno diceva che è andato a dormire dal vicino, quindi non so chi sia. No. Non lo conosco. Sfondi cambiati, ma tranquilli ragazzi, non vi preoccupate. Ari, rifammi il verso dello shaker, ti prego. Com'era? Una cosa del genere, non mi ricordo più. Ci vediamo a Casalecchio domenica, dai, tanta roba. Il rodaggio passivo con gli avvitatori lo facevamo negli anni 90. Il buon Pelo ha della storia nel mondo modellismo dinamico dell'RC, ogni tanto mi tira fuori qualche perla, qualche consiglio utile, diciamo generico meccanicamente, che può essere tranquillamente applicato al mondo dei Mini 4VD. Tanta roba. Domenica esordirà il mio team, i turbo cinghiali. Ah, ma quindi non ci sei solo tu? C'è tutto il tuo team?
Cioè, così, pronti via, avete messo su un team, bellissima questa Vengono cosa. apparecchiati, Assolutamente. Spero anche che busseranno coi piedi, come si suol dire, no? insomma. Perché se magna pure a un certo punto, quindi vedete un po' voi che volete non fare, faceva ragazzi. parte del team, faceva parte del menù. Esatto. Che ti dirò, può non essere male. Siamo in 2? Beh, va benissimo, va bene anche così. Allora, raga, io ho fatto la mia minimo di prefazione generico ignorante. Mi piacerebbe sapere anche la vostra. Secondo voi, che cos'è? Cosa considerate per rodaggio? 30 giri di pista? Può essere un rodaggio? Allora, So, parto me la butto io lì. con... Vai. Per me il rodaggio è una cosa che non so fare, mettiamola così. E vabbè, su Nel questo senso siamo che in io sono tanti. partito dal tutorial che c'è stato fornito, quindi Sì? il minutaggio e tutto il resto. Non c'è un motore che da me ha migliorato. O sono peggiorati o sono rimasti uguali. Ok. Quindi Ok. evidentemente sbaglio qualcosa. Non li so devi che- scocciare nel miele. Li voleva tenere Rodare attaccati alla miele. pista, no? Però erano le gomme, Axel. Perché mi hanno raccontato che anni fa si faceva questa cosa, che si sporcavano le gomme di miele per tenerla incollata alla pista. Vabbè, criminali chi faceva questa cosa, veramente una cosa veramente imbarazzante, cioè proprio dai, da fuori di testa, vabbè. E Poggio, te cosa consideri? Cioè, quando è che inizi a dire il mio motore rende? Allora, io conta che effettivamente non ho mai rodato un motore, cioè il mio rodaggio è in pista, cioè io butto dentro Ok, la sì, volevo macchinina arrivare a questo. e la faccio andare, soprattutto con i motori che usiamo in jump, che sono comunque dei cioè, motori che devono spingere molto bene tutto. Situazione molto più tranquilla. Io davvero, i miei motori per il campionato ne intervallo sempre 3 e li ho tutti rodati in pista. Cioè loro si sono solo fatti manche su manche, prove su prove su prove all'infinito. Quindi adesso quando entrerò nella Open entrerà anche il fattore rodaggio serio, diciamo. Certo, sì. Cri? Sappiamo che tu fai categorie discretamente diverse rispetto a quelle che facciamo noi a Sì. Casalecchio, no? Dove Sì, diciamo anche allora- questo procedimento ha un impatto leggermente diverso. Beh, allora, diciamo che sono anche cambiate un po' le cose nel tempo perché poi si aggiornano i regolamenti, no? Quindi mentre una volta nelle gare si arrivava con i propri motori, quindi adesso stiamo adottando da un anno a questa parte, l'ultimo season è stata la testimonianza, il fatto di gareggiare a motori forniti. Quindi vuol dire che anche i processi di rodaggio, che prima magari potevano avere un tempo o dei step diversi, adesso l'abbiamo dovuti necessariamente modificare, perché l'obiettivo ovviamente è cercare di portare il motore in corda, quindi al massimo della sua performance in un tempo che poi è quello delle prove della gara, no? Axel che era al Cise nel video tra l'altro che c'è su YouTube registrato e tutto, non era in ansia per niente per questa cosa, era proprio tranquillo, sereno, Tornato riposatissimo, quindi proprio... Io gli ho rodato i motori con il tutorial e entrambi i miei motori sono peggiorati. Ecco, oppela, eccolo lì. Per la serie facciamo i tutorial, quindi Esatto. eccolo lì. No, allora, innanzitutto c'è da fare una bella distinzione, perché comunque nel mondo Mini 4 VD e nel mondo Tamiya non tutti i motori sono uguali, ma non sono uguali neanche di costruzione. Quindi stiamo parlando che ci sono dei motori che dentro hanno le spazzole con i carboncini, e allora in quel caso stiamo parlando di un discorso, oppure stiamo con i motori con le lamelle classiche che c'erano prima, e è già un'altra cosa. Ovviamente i motori Scusa, sarebbe bello dopo vedere, dividerli e capire quali sono uno e l'altro. Sì, diciamo che quando vai su motori con alti RPM sono praticamente quasi tutti a carboncini, e se parliamo di motore a doppio pignone sicuramente stiamo parlando dall'Hyper al Mac, sono motori a carboncini, ma questo si vede anche perché poi quando parleremo tra poco della pulizia del motore, del lavaggio e via dicendo, si vede proprio perché poi il barattolino di liquido, parleremo, non dico un liquido perché tanto ne affronteremo più di uno, quindi parleremo un po' di più cose, prende ovviamente quel classico colore nero perché è proprio il carboncino che si sta consumando, e quello. Sì. Se parliamo dei monopignone, spero di non dire un'eresia, sicuramente stiamo parlando anche lì di Hyper e Mac, stiamo andando forse anche su Ultra Sprint e forse anche Power, se non mi sbaglio. Questi dovrebbero essere i motori a carboncini. Per l'Hyper monopignone forse.
L'hyper monopinione anche, forse. A scanso di equivoci non... ho messo in chat il link alla descrizione dettagliata dei motori che aveva fatto il nostro Puggio sul nostro sito Potrebbe qualcuno che ha le lamelle, però... Sì, non sono, diciamo, Esatto. sui monopinione sono sicuro dello sprint e sono sicuro anche, credo, dell'ultra. Vado per deduzione. Dell'hyper io ho l'unico dubbio sull'hyper perché mi ricordo che nei pro l'avevano fatto con i carboncini e nei monopinione forse con le lamelle. Allora, guarda, sicuramente se parliamo dell'hyper del vecchio motore nero, cioè quello con cui si correva proprio in prima edizione, sicuramente non aveva i carboncini. Non so se le versioni aggiornate dei vari Japan Cup o via dicendo sono dotate o no di carboncini, quindi se qualcuno in chat ci dà una mano, qualche motorista, qualche motorista, se c'è qualche motorista in chat e ci leva il dubbio sull'hyper monopinione carboncini no carboncini, perché sinceramente se no chiediamo al nostro amico Takeshi della Tamiya, che è stato spostato dagli assali, l'abbiamo portato ai motori e così via. Ciottomatte sempre comunque, Ciottomatte. Comunque stavamo parlando esattamente di questo, penso, no? Sì. Addirittura, guarda, lo potresti capire se hai voglia di buttare un occhio dove dalla parte rossa, dentro dovresti proprio vedere se ci sono i carboncini o no. Ma mi sembra proprio di sì. Io ho mezzo dubbio che gli ultimi siano forse stati fatti con i carboncini. Allora, secondo guarda, me sì, ma dice, più che altro Power, perché Mac, Ultra, Plasma, Sprint hanno carboncino sia mono che doppio pignone, quindi ci ha dato una mano l'amico Tony a... Ma poi più che altro perché quando ho rodato questo il petrolio da bianco è diventato cioè proprio nero, quindi presumo abbia buttato fuori veramente di tutto dal carboncino, ecco. Perfetto. Più che lo sporco e le impurità in generale, no? Certo. E quindi per tornare sul filo del discorso, ovviamente non è che un motore che non ha carboncini non prevede un rodaggio, perché come ci diceva il nostro amico dalla Sardegna, in realtà ovviamente oltre che consumare il materiale, in questo caso il carboncino, però in realtà assesta anche l'alberino che passa nella boccolina della calotta, quindi comunque anche un motore che non ha carboncini prevede ovviamente un rodaggio che gli permette di aumentare le sue prestazioni. Certo, vai a togliere comunque le impurità di produzione, residui e quant'altro, comunque... Poi ricordiamoci sempre che noi facciamo delle categorie che più o meno spinte, cioè che si vada dalle jump alle speed, stiamo sempre facendo all'interno di un hobby, stiamo nel reparto corse, quindi noi corriamo, quindi è ovvio che in questo caso il motore è stato costruito con tutta una serie di criteri per preservarlo un po' di più nel tempo. Certo. Noi ovviamente stando nel reparto corse è ovvio che il materiale di consumo va consumato. Un motore va portato al massimo delle sue prestazioni e più regge, insomma, più siamo contenti. Visto che siamo nella serata dei modi di dire finché la barca va, no, dai, è una strazione, finché il motore gira, lascialo girare. Esatto. Quello con i carboncino te ne accorgi dai contatti all'esterno perché sono placcati in oro, davvero, Tony? C'è questa discriminazione? Gli altri sono quelli classici che ci sono anche, diciamo, nelle scatole delle mini, in rame, chiodi piegati, roba varia. Sì, cioè. Infatti stavo facendo vedere che effettivamente questo ha i contatti d'oro. Eccolo lì. Stavo guardando la dicitura T-Mac. Sì, è di una Japan... No, è l'Asia Challenge. È un Hyper Dash 3 questo. Sì, questo è quello... Dovrei ritrovare qualcosa per i contagiri, perché l'app non mi funziona più. Non so perché, probabilmente dipende dal microfono del mio telefono, giusto per spiegare, raga, perché diciamo quando poi si vanno a, come dire, a lavorare questi motori, qual è il metro di giudizio e di valutazione che si ha, no? Quanti giri riesce ad esprimere questo benedetto motore, no? Alla fine. E qual è il problema? Misurarlo, trovare il modo di misurarlo, no? Una cosa che si utilizzava, diciamo magari a dietro anche out of the box della Tamiya, è il famoso speed checker che abbiamo qui dietro, che misurava effettivamente la velocità massima che riusciva a fare una Mini 4VD.
si fa un po' più fatica a utilizzarlo ora, uno perché diciamo vai a misurare effettivamente quella che è una Mini 4VD costruita, quindi non vai a isolare la prestazione singola del motore, no? Quindi per compararli già diventa più complicato, ma poi soprattutto perché con gli assetti che diamo ora alle Mini 4VD è molto difficile che una Mini stia sopra lo speed checker bloccata, ferma e che giri, no? Quindi diventa molto complicato questo discorso qui. Sono proliferati tantissimi strumenti, tra cui delle applicazioni che sulla base del rumore prodotto fanno da contagiri, no? E quindi fanno il conteggio. Non mi ricordo come si chiama, penso Giri proprio l'applicazione si chiamava, Giri proprio, che ve lo misura fondamentalmente se il vostro microfono funziona bene. Quello del mio telefono sta dando qualche problema perché la lancetta non si muove, quindi penso che inizio ad avere qualche problema dopo quasi 4 anni che ce l'ho sto telefono, secondo me. Ora devi fargli un tagliandino. Un tagliandino, sì. Tra l'altro l'altro giorno ho dovuto cambiare la porticina di carica perché ci si era andato talmente tanto rudo che non ci entrava più il cavetto, e quindi l'ho portato dal tecnico, me l'ha sistemato e sto cercando di farlo durare parecchio sto telefono. Comunque così, giusto per dirvelo, ci sono vari strumenti, no? Sì. Crimi aveva fatto vedere quello che aveva preso su Ali, per esempio. Sì. Che tra l'altro non misura soltanto i giri, ma anche la capacità elettromagnetica. Ve lo accendo in diretta perché ha una sua autonomia. Ok. E questo qui ve lo questo va a pile anche volendo. Questo va anche a pile, quindi come vedete lui misura, dove vedete scritto S e G sono i magneti del motore, quindi ci dà il campo magnetico. Dopo ci dà l'assorbimento con l'amperaggio, ci dà ovviamente gli RPM, i giri, e volendo c'ha anche la funzione che fa lo speed checker, cioè se si gira questa rotella qui sotto appoggiando la ruota, come vedete dai chilometri orari con 2 decimali dopo la virgola. Bellissimo. Costo di questo aggeggino? Il costo di questo aggeggino non è proprio di buon mercato perché viene sui 160 spedito. Non è proprio di buon mercato, però devo dire la verità, è pratico, un po' tutto. È molto comodo. C'ha tutto praticamente. C'ha 4 viti, quindi si apre, si pulisce. Dentro, devo dire la verità, a parte probabilmente la scheda che è stata poi progettata con Arduino o con qualche cosa del genere, però è molto pratico. Devo essere onesto, e tra l'altro insomma ecco, guardate, questa è la mia mano, sta qui. Sì, da portarsi in cassetta anche in gara, non è malaccio. Può essere ovviamente alimentato con le pile, oppure basta mettere un carichino col coccodrillo sul meno e sul più, dargli i 280 di insomma il voltaggio che si vuole. In realtà quando si testa un motore diciamo è un po' regola comune variare il voltaggio di 2.8 non parlo per il rodaggio, ma per vedere la prestazione. Tu dici proprio per testarlo, certo, sì. Per vedere insomma la prestazione di un motore, diciamo che è più o meno uso comune farlo a questa velocità, poi ognuno, come si dice, a casa propria fa quello che vuole, però se vogliamo provare, in realtà c'è anche poco senso che io dico quanti giri mi segni a me un motore su questo e li paragoniamo magari con un laser manuale o con un'altra cosa, perché poi lo strumento del modellista serve per dare un'idea a lui e ritorno a ripeterlo, come ci siamo detti più volte, la prova empirica poi è sempre la pista, cioè lui può segnare quello che vuole sta roba, in realtà a me serve solo per prendere dati. Una volta che poi ho capito che un motore che in pista va molto bene, lo testo qui, mi vedo che dati mi dà questo affare, me li riporto e quello mi diventa il mio anno zero, no? Quindi gli altri motori li paragono a quello. Qualcosa che va meglio, spero che sia migliore, ma poi sempre la pista me lo deve dire. Qualcosa che va peggio lo butto una volta in pista e poi continuo. È più la comparazione dei dati che effettivamente ti dà una, come dire, un giudizio che il dato in sé, no? Perché comunque anche le piste cambiano. Quindi, ma certo, poi guarda, è stato il problema che per anni si aveva con lo speed checker. Allora, lo speed checker, che in realtà quando è uscito Tamiya lo faceva veramente una cifra irrisoria, credo una ventina d'euro, e oggi invece è stato inflazionato a cifre fuori di testa. In realtà quello lì non più di un giocattolino che va con 2 pile, 4 pile, adesso non mi ricordo stilo, e che il problema tra i vari racer era dire sto motore mi fa 50, a me 50, 48, sì, ma se stiamo misurando con 2 carichini e 2 banchi prova diversi, ci siamo resi conto che poi invece magari messo su quel banco
dava altri valori. Quindi Certo. per questo continuo a dire che ognuno, insomma, è importante conoscere la propria strumentazione e basarsi su quella. Se proprio si vuole fare un raffronto, cerchiamo di mettere meno variabili possibili quando confrontiamo con il motore di un altro. Cioè, non ve bevete tutto quello che viene detto, questo fa 80.000 RPM, questo no. Bisogna vedere con che lo sta misurando, insomma. Certo, assolutamente. Il Qua ci buon danno un'altra pelo- dritta per riconoscere il tipo di motore, ecco, cioè insomma di contatti, cioè basandosi sui contatti. Quindi se i forellini sono piccoli, al suo interno troveremo i carboncini, se sono grandi le lamelle. Questo Sì. consiglio di Kendall, un altro, questa è una cosa che io non sapevo, per esempio. Io intanto sto giocando con il motore e l'aggancio di un VZ che uso per attaccarla ai coccodrillini, mi sto divertendo un sacco. Venerdì scorso ho aperto un light nuovo di Pack, andava pianissimo. Ve la può confermare, con qualche lavaggio siamo riusciti a recuperare qualche migliaio di giri. Sì. Dipende da come va. Ciao Zeppo, ciao man, come stai? Ciao Zeppone. Zeppo. Buonasera man, come la va? Noi qui stasera stiamo parlando di rodaggio motori, siamo qui che ci stiamo chiacchierando e tirando fuori un po' di tecnicissimi. Io malissimo, ma con voi super bene, meno male. Man, come malissimo? No, dai, non mi dire così, che succede? Tra l'altro domenica sei invitato anche tu, se vuoi, che c'è la finale di campionato che è stata rimandata causa maltempo a Casalecchio di Reno. Se vuoi venire, c'hai la pressione alta, man. Riposati, dai. Porca miseria, bella rottura di balle. Mannaggia. Ci scriveva Pelo se capita anche nelle Mini 4VD di trovare dei motori sfigati. Assolutamente voglia. sì. Stiamo parlando di un motore che costa 5 euro, quindi insomma andare a trovare che ci sia dietro una scienza nella fabbricazione di questi motori credo che sia veramente troppo, no? Quindi sai, sì, Cri, tu dovresti venire qualche volta a gareggiare con noi solo per conoscere una figura mitologica che abbiamo noi alle gare, sì, che chiamiamo Olaf. Non so se hai presente Frozen. Sì, come no? Ok, è un essere mitologico completamente bianco. È una cosa. Anzi, tra l'altro, vabbè, adesso c'è il cambio di stagione, voglio vedere se effettivamente sarà ancora Olaf. Ma secondo me era uguale. Che boia, che coraggio. Però, vedremo. Magari diventa Stitch. No, man, dai, non dire queste cose. Se ci fate caso, il plasma è l'unico motore cui vendono i carboncini di ricambio. Ma sai che io plasma non ne vedo da minimo 20 anni. Credo che non siano stati banditi da molti regolamenti. Sì. Ovunque. Praticamente... Ma proprio in vendita non si trova più. No, sono fuori produzione, banditi ovunque. Io l'ho provato, fra parentesi, non è che mi abbia dato tutte queste grandi soddisfazioni perché ho un assorbimento disastroso. Cioè, parte velocissimo, ma in 10 metri ha finito. Proprio bruciata, via, fine. Tipo Dragster. Se lo devi fare io non me lo ricordo. Poi ero troppo piccolo. Io avevo praticamente, sì, cioè tipo mettevo da parte la paghetta solo per distruggere dei plasma, sempre e comunque, cioè era una cosa fenomenale. Ma la carota la mettiamo... No, ma io perché continuo a leggere questo messaggio? Sono 10 metri che contano, cioè facciamo gli spari praticamente, come si chiamano? Drag race? In orizzontale, no? Potrebbe essere una categoria. Vivo la mia vita un quarto di rettilineo alla volta. Un quarto di pistata mia alla volta. 4 rettilini alla volta. Esatto. Versione Puggio Toretto. Esatto, Puggetto in pratica. Voglio i meme, ragazzi. Sul nostro canale Telegram potete già partire con i meme. Assolutamente. Intanto poi Axel, quando torna dalla cantina, se vuole spammare un po' del link del nostro canale Telegram in chat, fa sempre bene. Adesso procedo. Cercavo se c'era per caso il plasma, non pervenuto. Stavi cercando il plasma? Sì. No, io da qualche parte ce l'ho, ma se lo vado a cercare credo che ci vediamo il prossimo mercoledì. Non so dove sia, esatto. Con la pala tirare su un tiro così. Sempre qui in diretta da casa del vicino. No, comunque a proposito di motori sfigati, io mi ricordo lo scorso campionato, proprio prima o prima o seconda gara di campionato, mi ricordo che
arrivai con il mio Atomic, perché era quello dello starter pack, non sapevo niente di motori, niente, e vedo tutti con sto Light Dash. Vabbè, lo piglio anch'io, guardo in giro, e era il momento l'anno scorso che tipo i Light Dash erano spariti dal mercato, non li aveva nessuno, tant'è che quando sono tornati la gente comprava tipo 5 scatoloni alla volta nella paura che sparissero nel mondo. E io mi ricordo che nel frattempo dicevo vabbè, ma io ho la gara, e mi misi d'accordo con gli altri ragazzi del London Army Racing Team e li abbiamo comprati da Taiwan. Io ho comprato sto Light Dash 5 euro, 20 euro di spese di spedizione, mi arriva carichissimo, dicono è arrivato stasera, vengo da te, mi faccio un'ora di macchina. Andava meglio l'Atomic. No, lo scarto, lo metto nella macchinella, l'accedo e... No, col fumello che usciva così, guarda. neanche quello, cioè proprio l'ho accesa, ho fatto fine. Vi prego, voglio una suoneria con il rumore del light di Puggio. E basta, e da lì ho detto vabbè, basta. Gara dopo corso con l'Atomic. Abbiamo Carbon Robby in chat. Ciao Robby. Grande. Per spingere decentemente un plasma devi avere delle pile al plutonio. Concordo. Ci vuole della roba seria. Sono presente la barretta di plutonio. Ci mettiamo delle lipo. Se metti una lipo sopra con lo scotch Tamiya. Sì, esatto, una lipo, una bella cam FPV per filmare il tutto, vedere che caspita succede. Che motori si usano da Edo di solito? Ma dipende, guarda, Atomic, Light, Torque, Rev, bene o male ce la giochiamo molto spesso con motori che hanno più accelerazione che velocità, proprio per il discorso dei salti, no? Quindi saltare corto, riprendere la velocità subito, questo, insomma, fondamentalmente dipende come ti trovi la pista al mattino. Giustamente deve essere poi dopo abilità, conoscendo le caratteristiche del motore, cambi e metti quello più adatto probabilmente, no? Diciamo che nella GT io ho visto usare un po' tutti, cioè nel senso io ho il mio trittico del Atomic, Rev e quell'altro che non mi viene. Light. Atomic, Rev, no, Torque. Il Torque. E il Light non lo uso perché ho quasi paura, perché fa un po' troppo. C'è rimasto male. Che invece ai Light vedo anche gente con gli hype, cioè, quindi ti direi che motori si usano tutti. Guarda, io devo dire che ho usato soltanto questo di Hyper, questo qui, scusate, girato male, monopignone sulla Expert, non so se ve la ricordate, la Super Avante Junior che avevo portato, è quella praticamente che quando faceva il salto usciva 20 metri fuori dalla pista. Era nelle tribune. Andava veramente forte. Finale, tipo? Cosa? Quella che abbiamo fatto correre io e Puggi in finale, che al primo salto è andata direttamente contro la rete in fondo. Sì, lì veramente ho fatto Guinness World Record in salto di una. E questo è l'unico Hyper che ho usato io da Edo, però secondo me è troppo. Cioè lo sto tenendo per quando scenderò a fare un giro da Cree, dal buon Gianni Modellismo, piste di altro tipo, e magari si andrà un pochino più forte. Ho preparato qualcosa per te, guarda, quando vieni giù c'ho il pacchettino per te, vedi? Il cassettino di Mac Dash, belli rodati. Il cassettino per te, Mac, Hyper, sì, un po' di robina per te ho preparato. Avevamo fatto questo, l'avevamo raccontato, avevamo fatto questo esperimento a mettere un motore Mac rodato da Cree sotto la mia GT, quella prima delle ultime modifiche, mai è andata così forte. Una cosa allucinante, veramente molto molto bello. Sì, il video che abbiamo messo sembra accelerato, ma non è accelerato. No, esatto. Quello che gira sul canale YouTube sembra un video accelerato, mandato a per due, non è accelerato. Esatto, sì, c'è un FPV con la Insta montata sopra la Mini 4VD in pista, è una cosa allucinante, va fortissimo. Allora, raga, parlando invece da un punto di vista pratico, no? Sì. Quelli che sono un po' gli strumenti, cioè banalmente chi vuole iniziare a far rendere i propri motori perché uno magari li vuole pulire perché sono nuovi, capire se hanno senso, due li vuole fare rendere perché vuole fare magari speed o categoria in cui il motore deve veramente avere dei giri e fare andare. Io qui ho apparecchiato quello che utilizzo io.
Ok, questo è un possibile setup da rodaggio, uno dei tanti. Ok, abbiamo parlato tante volte di questo, che è un caricabatterie a 1, 2, 3, 4, 5, 6 slot, sia per stilo che per mini stilo. È lo Sky RC 2500 Pro, che ha una cosa molto interessante, ovvero l'uscita per il break-in dei motori, quindi per il rodaggio. Fondamentalmente mi sono fatto fare dal mio amico Matteo dell'Hobby Center di Parma questo cavetto con 2 coccodrillini e un attacco all'XT60, questo se non ricordo male, giusto? Corretto. Attacco XT60. E cosa succede? Fondamentalmente sfruttando l'attacco di un VZ, aspettate che lo sposto, ho messo il fondo chiaro apposta per farvelo vedere meglio, praticamente montandolo con i suoi contatti qui, cosa succede? Che io posso montare direttamente i coccodrillini qui invece che direttamente sul motore. È una questione di praticità, no? Perché scusa se ti aggiungo una cosa, Ale, soprattutto anche perché così non dovete pensare, o comunque se lo fate senza quel supporto, ricordatevi che di rispettare ovviamente la polarità, cioè se la volete invertire fatelo appositamente perché l'avete pensato e non perché state facendo girare il motore al contrario. Esatto. Quindi se non usate quel supporto, ricordatevi, cercate di capire il motore dove tocca sulla batteria più e meno, e ovviamente datevi la corrente in senso di rotazione corretto, o se lo volete invertire ma sapendo quello che state facendo. Esatto. Oltretutto la basetta, ragazzi, vi serve, io almeno ho consigliato sempre di usarla per non collegare direttamente i morsetti, i coccodrilli, alle lamelle del motore, perché quelle lamelle lì entrano dentro il motore e vanno direttamente a contatto con l'alberino. Se voi attaccate i morsetti e per sfiga, rodando il motore, si piegano, il rodaggio poi vi viene storto. Di conseguenza attenzione a quella robina lì. Montandoci il supporto motore avete, diciamo, un adattatore di mezzo che vi garantisce che quelle lamelle girano per forza dritte. Quindi... Grazie Axel della spiega, bravissimo. No, è una gran dritta, perché tanti non ci pensano, ma in realtà è una grande dritta. Ma io ci sono arrivato, penso, grazie ad Axel, se no figurati, stavo già andando ad attaccare direttamente. Quindi fondamentalmente, vabbè, i coccodrillini portano i contatti, quindi niente di più, niente di meno. Quindi nel momento in cui poi si vanno ad attaccare così, è lo Sky RC 2500 Pro, tra l'altro Pelo lo vedrai domenica perché in tanti lo utilizzano anche in gara, perché fa dei caricamenti singoli delle pile, quindi te le gestisce come, aiutami Cri, come si può dire, come canale separato? Sì, innanzitutto sì, non le fa lavorare in serie, ma a celle separate, esatto. Lavora sulla singola cella, lavora. E poi devo dire la verità, ad oggi credo che sia il carichino in produzione con, come ci siamo detti nell'altra live, quindi garanzia, una serie di funzioni e tutto che per le mini si adatta incredibilmente bene. Sì. Non siamo sponsorizzati da Sky RC, ragazzi. Parliamo soltanto per esperienza. Per cortesia lo slogan. Sky RC, dacci soldi e i caricatori, perché ci servono i caricatori, quindi sai, io sono un Panasonic per caricare le pile dei telecomandi, caricatorino, assolutamente, qualcosina così. Perfetto, grazie Puggio per questo piccolo separietto, bellissimo. Oh, il nostro Luca Deserti. Luca, come va? Grandissimo. Come stai? Come va dalle tue parti? Dici un po', aggiornaci. Fa da bilanciatore? In realtà no, facendo singolarmente no. Non ha la funzione, ma siccome lavora le pile in maniera singola, in realtà anche sì, cioè non ha proprio una funzione di bilanciatore o di equalizzatore come si usano in altri casi, però ovviamente i carichini che lavorano le pile a cella singola non hanno il problema, per esempio, dei vecchi carichini di vecchia generazione che mettendole sulle basette da 2, da 4 e via dicendo, lavorano ovviamente poi sul massivo delle pile. Certo, assolutamente sì. Sì. Cosa volevo dire? Vabbè, giusto per dirvi qualche funzione che potete trovare su questo Sky RC, non solo per i rodaggi, quindi in generale io lo utilizzo anche per le pile normalmente, anche se mi sto instradando verso altre cose per cercare di fare qualche esperimento un po' più spinto. Vabbè, funzione di carica, funzione di scarica, una funzione di refresh da utilizzare, ne abbiamo parlato
in una live qualche settimana fa, soprattutto se le pile sono ferme da un po', no? Sì, la fondamentalmente per recuperarle. Quella lì è la classica funzione per fare i cicli. Al massimo, ecco, l'unica mia piccola sfiga che secondo me ha è che ne puoi fare al massimo 3. Bravo, esatto, volevo arrivarci anche io. Il tempo minimo di riposo è di 30 minuti, quindi ci metto un po' di più rispetto ad altri caricatori. Esatto, però se non avete fretta, ragazzi, lo lasciate lì la notte, sì, pace. Certo. E sì. il costo cos'è? Sui 80-90 euro? No, un filino di più. 119 se non sbaglio. Sì, 119. Ok. Sì, Ecco. Comunque è facilmente disponibile, ha la garanzia, dato che molti caricatori seri in questo mondo sono datati, se vogliamo, quantomeno come uscita, poi magari sono li dovete trovare di seconda mano, è difficile trovarli nuovi, soprattutto i più blasonati, no? Per cui è anche difficile avere una garanzia, quindi magari ti si rompe qualcosa, è problematica la faccenda. Invece con qualcosa di più recente, nuovo, ragazzi, l'azienda che ti dà supporto, esatto. E comunque vi dico, io stavo guardando adesso quello che ho preso io su Amazon, che è quello dell'Eneloop, quindi è quello classicissimo, non so se si vede, questo qui. Aspetta Puggio, ti metto schermo grande. Questo qua è il classico Eneloop così, Amazon 65 euro, ed è caricabatterie da telecomando, cioè tu cacci dentro le pile, lui ti dice ok, le sto caricando 1,4, 1,5 piene, fine, non fa niente e costa 70 euro. 110, 120 prendete poco quello di più. lì ed è un mostro. Tra l'altro la cosa buona è che comunque c'è anche un meter delle batterie, quindi riesci anche a vedere quello che è lo stato della cella, no? Che ovviamente ho diciamo tutto lo slot vuoto. Da una lettura immediata della resistenza, e ovviamente però, come dicevo prima, anche per i motori, anche per il resto, SkyRC ha un suo fondo scala, quindi non confondete la resistenza che leggete lì con la resistenza che leggono persone con altre caricabatterie, non ha senso. Come tutti gli strumenti va bene comparati sempre con lo stesso. Esatto. Quindi non comparate questo con un Ultra 2 no? O un D100, ma vabbè, forse il D100 non so, bisognerebbe andare a approfondire. Io per esempio, già che ho anche l'MC3000, che invece quello ha funzioni di ciclo di più, la lettura della resistenza è diversa nonostante sono tutte e due di SkyRC. Ecco, vedi. È già un altro discorso. Perfetto. Anzi, guarda, vi do anche due parametri. Se delle pile buone, l'NC 2005 Pro le dovrebbe reggere con una resistenza tra 12 e 14. Delle pile molto buone. Sopra, tra il 14 e il 16 sono delle buone pile, sopra il 16 diciamo non è che sono da buttare, se vanno sopra il 20 oddio. Ok, allora ma sì, anche per i motori delle Mini Z, alla fine quelli delle Mini Z sono identici a quelli delle Mini 4VD, quindi tranquillamente però li puoi usare anche per quello. Diceva che se lo prendeva anche lui, così lo usa anche per le Mini Z. Dico bilancio 3 perché ovviamente usandone due di pile si cerca di averle sempre uguali, certo, assolutamente. Certo. Sì. Diciamo che alla fine col battery meter comunque leggiamo i valori e bene o male le riesci ad accoppiare post. Diciamo. Sì, poi ripeto, finché rimaniamo in categorie dove la pila tante volte va anche gestita non piccata, perché magari nelle categorie dove si salta non è che bisogna arrivare con una pila esasperata. Esatto. Quindi ci siamo detti anche l'altra volta, cerchiamo di usare una strumentazione senza voler fare per forza le centrali termiche nucleari. Perché? Perché dipende a che gioco vogliamo giocare. È ovvio che più l'hobby poi prende piede, vogliamo andare anche in categorie di velocità dove dei dettagli fanno la differenza e più ovviamente l'attrezzatura cambia. Quindi finché si gioca nelle categorie che oggi poi sono le più gettonate, quindi la jump, già l'open vuole magari qualche letturina in più perché poi si fanno ste piste molto veloci e quindi si chiede anche motore e pile. Però dico anche in open una buona gestione della pila, del motore, di tutta una serie di parametri diventano importanti. In altre categorie tipo l'expert classico, la speed, invece si entra in pista dove bisogna sparare tutto quello che si ha senza guardare in faccia a nessuno. Certo. Quindi anche questo va tarato. Ottimo carichino, ripeto, approccio al mondo delle Mini 4VD eccellente, categoria jump perfetto. Se si vuole salire un po' lo si affianca con un altro strumento, perché io nonostante il fatto che ho altri in pista scendo con questo, cioè in pista me lo porto tranquillamente.
Sì, diciamo che io la limitazione grossa che vedo è sul ciclare, avendo appunto questo limite a 3 cicli di carica e scarica. Sì, è l'unica robina un po' così, però... Cioè sul lungo diventa un po' che ci devi stare dietro, no? Quindi non riesci a settare un qualcosa che ti impiega da solo del tempo senza che stai lì fisicamente ogni 3x2 ad andare a guardarci, no? Ma certo. Quindi giusto quello, secondo me potrebbe essere abbinato tipo il 3000, mi sa che sui cicli non ha problemi, no? Quello quello le fa fino a 100, quindi... Figurati, cioè, che comunque già con, insomma, indicativamente anche già la metà, forse la pila l'hai polverizzata, no? Probabilmente. Quindi. Comunque, si parlava di motori, no? Esatto. Abbiamo fatto un argomento che fuori onda. Una filippica di mezz'ora soltanto per dirvi che utilizziamo questo, alcuni di noi utilizzano questo anche per rodare i motori delle Mini 4VD, abbinati a che cosa? Boccetto proveniente dalle pappette di mio figlio, che sono perfetti perché... adesso non lo sto ancora ad immergere, ma se vedete è perfettamente di quella dimensione lì. Al suo interno che cosa c'è? Non è acqua, ma è petrolio bianco lampante. Ok. Cosa possiamo dire? È un tipo di rodaggio, quindi il tipo di rodaggio a immersione non è proprio indicato per tutte le tipologie di motore, ma soltanto per alcune. Sì. Giusto, raga? Sì, corretto. Mi aggancio a quello che dici, così almeno vi faccio vedere anche un po' di cose per dare un po' di consigli, no? Stai facendo la muraglia? Sì, allora, la fase di rodaggio, considerate che si può fare, poi tra l'altro ci sono diversi modi, ovviamente questo qui anche in funzione del motore, quindi parliamo o di rodaggi a immersione o di rodaggi che spesso vengono fatti anche a secco non vuol dire proprio a secco, vuol dire che il motore in realtà non lo facciamo girare costantemente in un liquido, ma lo cerchiamo di annaffiare ogni tanto, bagnare con qualche cosa, ovviamente sempre con il solito obiettivo. Quello che vedete davanti non è tutto il kit che deve comprare un cristiano, nel senso, a meno che non vi chiamate cristiano come me, che da buon malato di testa mi piace poi sperimentare, proprio per quel discorso di sperimentare tutto, no? Qui vi ho messo davanti un po' di cose che ovviamente servono, perché poi dobbiamo anche dividere le fasi. C'è la fase di rodaggio del motore e poi c'è la fase invece in cui il motore viene spruzzato in pista per dargli una prestazione. Se rimaniamo nella fase antecedente, in quel famoso vasetto che cosa ci possiamo mettere? Come dicevi tu, Ale, petrolio, che è quello più comunemente usato. In immersione fissa? Sì. In ammollo tipo savoiardo la mattina nel cappuccino? Sì, anche. Il consiglio base ovviamente è quello di partire come si faceva una volta per i rodaggi. Ormai le macchine escono con dei motori già quasi un po' rodati e tutto, no? Quindi te le consegnano quasi pronti via, parlo delle macchine normali, quelle su cui viaggiamo. E questi invece, il consiglio qual è? Partiamo e cerchiamo di fare dei rodaggi a step, non gli spariamo immediatamente una corrente a 2.8, cerchiamo di partire graduali, soprattutto nei motori a carboncini, per dargli modo ovviamente a questi carboncini di non avere immediatamente un consumo esasperato, ma di andare per step. Quindi il mio suggerimento è: partite con dei bassi voltaggi, partite da un voltaggio anche a 1 per un tempo immerso. All'inizio direi di sì, perché comunque il motore quando esce dalla fabbrica viene ingrassato e gli vengono messe tutta una serie di cose dentro che servono anche a preservarlo, quindi magari il primo gli si dà una bella pulita, da lì si sale a step. E ripeto, quello che sto dicendo non vale per tutti i motori. L'Hyper prevede, almeno nella mia esperienza, ha un rodaggio di un tipo. Il Mac ce l'ha di un altro tipo ancora, è un motore che vuole altro. I motori senza carboncini vogliono altro ancora. Quindi dicevamo, petrolio. Io personalmente ho provato anche questo si chiama Benzilux, è un prodotto simile allo Zippo, è più solvente, quindi ha la stessa funzione del petrolio, solamente che è più secco. Ah, ok. Dopodiché, su consiglio del nostro amico Albi, ogni tanto in chat, ho voluto provare quello che diceva lui, cioè l'anticatrame in resina, il famoso Rutten, che ho provato in 2 versioni. Stesso prodotto, risultati diversi. Devo dire la verità, quello che ha detto Albi è sicuramente molto più efficace. Quindi se proprio volete provare questo catrame in resina della Rutten,
E come lo hai sfruttato quello lì? Cioè l'hai usato a spruzzo durante il rodaggio? Questo qui l'ho spruzzato, l'ho usato, ha la stessa funzione, no? Quindi è un solvente che serve, ovviamente, se serve per levare catrame e resina dalla macchina, serve a pulire, a levare tutto quello che c'è dentro. Certo. Per poi dopo, nella seconda fase, innestargli dei liquidi che secondo noi aiutano il motore a sprigionare una corrente maggiore, quindi più RPM, e allo stesso modo però di avere anche una buona scorrevolezza, e dopo parleremo di quello. Quest'altro l'ho provato perché l'ho sentito usare da molti, devo dire la verità, non è male neanche questo. Questo è un olio da taglio. Ok. Viene usato si spruzza quando vengono fatte le incisioni e i fori sopra il metallo, e come diceva qualcuno, leggetevi ogni tanto che c'è scritto dietro. La cosa che mi ha portato a provarlo è che diceva che abbassa le temperature durante la rotazione. Ottimo. E è poi lo scopo con cui è nato sto prodotto. Sì. Da questo spunto l'ho provato a utilizzare per il rodaggio di alcuni motori, devo dire la verità, con risultati discretamente efficaci. Quindi anche questa è una cosa che, volendo, si può provare. Sì. Quindi questi sono i prodotti. È ovvio che le bombolette si possono spruzzare, quindi per fare dei rodaggi a secco, oppure si possono scaricare, se non trovate il prodotto già liquido ma lo trovate in bomboletta, si possono anche scaricare dentro il vasetto e farlo in immersione. Certo. Questo poi ognuno si gira. Così. Nella fase forse tu però, Ale, volevi far vedere 2 giri del motore nel petrolio? Ma volendo possiamo far vedere un po' come funziona, sì, anche dai, tanto... anche perché così, se inquadri un attimo il display, facciamo anche vedere magari che cosa leggere su quel display. Ditemi se si vede. Allora, come si dovrebbe riuscire a leggere? Aspetta che lo giro leggermente così si legge ancora meglio. Ok, perfetto. Ale, non c'è mica uno zoom, vero? No. Ok. No, vabbè, ma se ce lo racconti, in realtà magari non leggiamo proprio preciso, però... Ok, vabbè, dai, ve lo racconto. Fondamentalmente... Non si vede benissimo, però ci adattiamo. Purtroppo il contrasto, provate a regolarlo, ma più di così. Altra caratteristica importante di questo caricabatterie è che nel rodaggio motori ha il senso di marcia. Quindi potete decidere dal carichino di mandarlo in senso orario o in reverse. Esatto. Ha anche una funzione auto, tra l'altro, che fa una sorta di rotazione in un verso per un determinato tempo e una rotazione nell'altro verso per un altro determinato tempo, quindi si occupa da solo di variare la rotazione diciamo durante il processo. Allora, il primo valore è sicuramente il voltaggio, che come dicevamo prima adesso qui è impostato a 2,8 più che altro perché è il valore, diciamo, che utilizziamo di base per testarli, no? Poi alla fine nei vari tutorial e nei vari consigli che ci siamo scambiati sul nostro canale Telegram si diceva di partire da un valore di 1, per esempio, e fare degli step, se non ricordo male, a 5 minuti in un verso, pausa di 1 minuto e 5 minuti in un altro verso. Questa è una cosa che uso spesso, anzi io gli do prima, come scarto il motore, io di solito i primi 5 minuti glieli do in senso opposto a quello di marcia, perché sì, questa è una mia metodologia, quindi la condivido volentieri, perché sappiamo che poi, insomma, dare qualche consiglio senza fare troppi segreti può essere anche un modo per qualcuno, più che altro per sperimentarlo e dire no, non è vero, Cristiano ci ha detto una gran cazzata, non funziona, quindi va bene così. Quindi io personalmente è una cosa che uso, quindi gli do i primi 5 minuti in anti-reverse e poi dopo lo comincio a mandare nel senso di marcia. Fate voi, questo è... Ci sta. Altri valori, abbiamo per esempio il timer, come vi dicevo. Normalmente io lo imposto così, quindi faccio degli step 1, se non ricordo male, 1 e 2, 1,5, 1,8, 2, pausa e poi ricomincio da 1 dopo almeno un po' di tempo, ecco. Adesso è un po' in realtà che non rodo un motore, ma questo è il procedimento a memoria che avevo fatto quando avevo nello specifico rodato questo, che adesso vi faccio vedere, vi faccio anche sentire il rumore che fa. Quindi fondamentalmente questo è proprio il rodaggio a immersione, quindi andiamo
ad immergerlo totalmente, quindi non fa nulla se i coccodrillini un po' si bagnano tranquilli. No. Quindi voltaggio impostato a 1 per partire, direzione, mettiamo reverse come diceva Cree, timer 5 minuti. Adesso ovviamente non lo farò girare per 5 minuti perché, come vi accorgerete, adesso ovviamente a 1 non fa tutto questo rumore. Sì, è abbastanza veloce, però è molto interessante perché sul display qui possiamo vedere già il tempo che ci rimane, innanzitutto. Sì. Il senso di marcia, perché ce lo fa proprio vedere la direzione che sta dando in rotazione, quindi invertendo la polarità fa girare il motore nel senso in base a come lo vogliamo noi, il voltaggio e fine, fondamentalmente. Dovrebbe darti anche l'assorbimento, tutto qua. forse. Il current dovrebbe essere? Sì. No? Sì, è quello lì? Sì. Sì, dovrebbe essere quello, sì. Sì, c'è anche quello, sì. Forse, ecco, forse si vede. Un'altra cosa sulla lettura, per sfatare qualche mito, no? E anche questo va detto. Allora, per tanti anni chi correva con le Mini 4VD, negli anni diciamo dal forse 2010 al 2017-2018, dove le Mini hanno avuto un boom molto grande, no? Ovviamente, essendo in tanti, c'erano un po' i segreti di scuderia, no? E spesso si mandavano in giro delle false informazioni circa qualcosa, ovviamente, perché poi provate a immaginarla un po' come la Formula 1, no? Non è che se vanno a condividere i segreti de scuderia con gli altri, cioè all'interno del regolamento ognuno poi trova delle sue misure. Quindi è girato per tanto tempo la voce che un motore che assorbiva tanto era un motore che non andava bene. La mia esperienza mi porta a dire l'esatto contrario. Un motore che assorbe molto vuol dire che riesce a restituire tanta corrente rispetto a quella che prende, quindi è un motore che secondo me va bene. Questo è... Ovviamente questa cosa dopo incide sulle pile, quindi come diceva giustamente prima Axel nel discorso del plasma, no? Ovviamente c'hai un motore che parte a ciabatta, devi capire poi anche come giocartelo. Cioè, se è un parco chiuso in finale e ti ci devi giocare sopra 9 giri di pista, è un discorso. Se ci devi sparare un tempo è un'altra, eccetera, 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 eccetera. Top. Quindi assolutamente. Questo è quello che vi posso restituire. Cioè, per me il motore deve arrivare a un assorbimento buono. Come lo valutate? Valutatelo sempre con la prova empirica in pista. Un motore che va molto bene in pista, testatelo, vedete quanto assorbe. Vi do un consiglio: l'assorbimento cercate di leggerlo sempre nello stesso modo. Io vi suggerisco con lo stesso strumento anche magari. Vi suggerisco a vuoto, perché non è detto che il motore immerso, la consistenza, il petrolio, le cose possano incidere su quell'assorbimento. Certo. Quindi per determinare poi un valore corretto, fatelo girare a vuoto, segnatevi l'assorbimento e via. Altra cosa, quando è che un motore smette la sua fase di rodaggio e entra nella sua fase di utilizzo? Quando a orecchio, se non avete strumenti di misurazione, però vi dico che l'orecchio in questo caso fa molto, vedete che il motore girando per un minuto e mezzo è regolare. Non vuol dire che deve fare le fiamme, ma il motore deve prendere una sua regolarità. Se il motore continua a fare picchi di up and down, allora o può essere fallato e quindi è un motore che difficilmente si stabilizzerà, uno. Secondo, può darsi che è un motore che ancora non ha finito il suo rodaggio e quindi non è ancora pronto. Fase 2. Fase 3, se anche quel motore fa così, considerate che in pista probabilmente avere questi sbalzi di accelerazione e di RPM potrebbe non essere molto vantaggioso, perché se magari state in jump e ve lo fa prima di una rampa, come diceva qualcuno, preparate il guantone da baseball e acchiappate la macchinetta prima che si schianta da qualche parte. Quindi esatto. altra cosa. Quindi quando il motore si stabilizza, ecco, altra cosa che sta facendo Ale, importantissima, ricordatevi che nelle gare qualunque tipo di macchia, di olio, di unto sulla macchina ne comporta la squalifica. Quindi i motori quando scendono in pista devono essere, anche se spruzzati e lubrificati, ma non devono perdere liquido. Se no questo in praticamente tutte le piste dove si corre comporterà la squalifica. Qualche raro regolamento prevede ancora il famoso pannolone, cioè tappezzare il fondo della macchina con lo scotch Tamiya, che aiuta a non disperdere, ma tutto questo non è fatto per null'altro che non preservare la pista poi da macchie d'olio e tutto che comprometterebbero le performance delle Mini.
quindi c'è un motivo dietro a sta cosa, non è perché uno vuole fare... Certo, esattamente, sì. Non ero io. No. Sono io che sto guardando. Era una pila di Axel che ha detto Infatti, è vero Era che il sto ciclando il nostro Axel. Visto che tu stai con i vasetti degli omogenizzati, approfitto che faccio vedere un aggeggino carino che mi ha mandato un ragazzo che sta anche sulla nostra chat Omega Project. Esatto, che partendo dal barattolo, che ovviamente è in vetro, quindi lo potete utilizzare esattamente con l'utilizzo che stava facendo Seven per ruotare il motore, in realtà lui ha progettato con stampante 3D questo simpatico diciamo aggeggino che fa da tappo a questo barattolino qui, dove come vedete si incastra il motore, le lamelle toccano su questi contatti con dei fili già fatti. Adesso all'altra estremità ci sono delle banane, ci si può mettere quello che uno vuole, si può fare quello che vuole. E dopodiché il motore si incastra e si stringe una volta arrivato a contatto con questa rotellina laterale che lo serra ovviamente nel suo incastro, e si può usare o immersione direttamente o si può utilizzare da sopra questo foro che io però in realtà ho modificato, non arrivava così. Quindi ho usato una boccola dei cuscinetti, quelli con cui escono i cuscinetti da 9, da 11 per dire. Ho leggermente allargato il buco per far sì che c'entrasse la cannuccetta che ci danno con le bombolette. La stessa cosa, se si vede perché è un po' dentro, ho attaccato un'altra boccolina anche dentro, in modo tale che mi tenesse questa cannuccia in asse e questa cannuccia entrasse perfettamente all'interno del motore. All'estremità della cannuccia, come vedete, c'è un altro pirulino di ferro che è semplicemente quello levato dalle pipette, no? E ovviamente è all'altezza tale che entrando nel foro del motore non va a toccare il rotore mentre gira. Quindi occhio che se magari lo volete fare, lo mettete dentro e tutto, accendete il motore, non vi gira il motore, è perché la cannuccia sta incastrando nel rotore. Sì. Quindi questo è quanto. Devo dire la verità, è molto pratico, sia per quello che ci dobbiamo fare noi da modellisti, quindi permette sia rodaggi in immersione che rodaggi a secco, perché poi sopra la cannuccia qui ci possiamo applicare o una siringa e sparargli dentro petrolio, tutto quello che abbiamo visto prima, piuttosto che direttamente le bombolette che hanno l'innesto e quindi spruzzare, e tutto quello che cade qui dentro. Certo. Altra cosa, se a casa avete famiglia e tutto, un po' dei consigli pure per la sicurezza, così come l'abbiamo detto per quando si lavora il carbonio, quindi l'altra volta l'amico Bela ci ha fatto vedere come usare tutta una serie di protezioni, no? Perché la polvere di carbonio bene non fanno bene neanche le inalazioni di tutta questa roba qui. Quindi avere qualche cosa che con un tappo chiude e, oltre che preservare voi, pure un po' l'aria, l'ambiente di casa, oltre che vostra moglie che dietro comincia a diventare una praticante del lancio del coltello e ve fa la sagoma intorno, esattamente. E quindi devo dire la verità, pratico, giusto. L'unico suggerimento che do al nostro amico è ovviamente cercare di fare qualcosa in più per questo buchino. Io adesso l'ho modificato così, perché se no, se non entra perfettamente il liquido nel motore, solo sparato da sopra, magari lo bagna, ma non sappiamo quanto ne va dentro. Quindi, devo dire la verità, una bella pensata, semplice ma efficace. Funzionale. Grazie per l'idea, e bene così. Ottima robina Omega Project, bello. Bello. Devo dire la verità, ben pensato. Soprattutto nella descrizione, quando ha detto al mondo le vostre mogli tutto, ecco lì l'ho comprato per quello, più per la descrizione che non per l'oggetto. Poi in realtà l'oggetto vale tanto quanto la descrizione. Leggo un pochino la chat, raga, che siamo rimasti un po' indietro. Qualche pista a Torino? Qualche pista a Torino, sì. Io non conosco, non mi viene in mente perlomeno adesso Torino e... No, neanche a me. Però se vi posso consigliare ci dovrebbe essere una lista su Facebook. Sì, o nel caso entra sul nostro Telegram e chiedi, siamo in tanti. E te lo troviamo qualcuno di Torino. Sì, senza problemi. Si trova. Comunque anche solo qualche negozio che organizza qualche torneo ci sarà sicuro. Io uso il 3000 per ciclare le pile, il buon Luca, e ci sta. Ottimo. Ci sta. Ottimo. Tanta roba. Cosa si può e non si deve sbagliare in rodaggio?
In realtà si deve sbagliare, perché solo così si acquisisce l'esperienza dovuta, quindi sbagliate tanto, sbagliate tantissimo, perché solo sbagliando capite, così come quando mettete la mini in pista e sbagliate un peso, sbagliate un freno, sbagliate qualche cosa. Cosa non fare? Non lo so, vi direi io d'istinto non mandate il motore a voltaggi esasperati. Bravo. Sì, Non volevo dire usate quello. Esatto, non usate dei liquidi, magari non vi inventate l'acqua saponata come girava una volta, ma non perché gli fa male al motore. No, se voi leggete delle chat sul rodaggio, motore a spazzole e tutto, si parlava di farlo con l'acqua saponata, cioè col sapone per i piatti. Ma pensa. Sì. Assolutamente sì, ne girano un po' di tutti i colori. Probabilmente allora andavano bene, oggi no, siamo un po' avanti. Sì. C'è anche un altro liquido che io non ho qui, che però si è utilizzato, però è abbastanza costoso e non di facilissima reperibilità, che lo usano quelli che giocano con le slot. Con le macchinine slot, quelle Sì. le piste con cui giocavamo da bimbi, pure Sì, quelle che si chiama appunto MB slot. Proprio specifico per quel tipo di che hai, per la difficoltà di reperibilità, dico, se volete provate. A me non ha cambiato la vita, quindi tu sei riuscito a provarlo? Sono riuscito a provarlo, non mi ha cambiato la vita. Ok, buono. E loro soprattutto non insegnate il petrolio. No. Allora, anche questa, non so se c'è Marcello di Bologna, il nostro caro Marcello in chat, ma lui se lo ricorda perché eravamo nella mia cantina, stavamo rodando i motori dell'RC e intanto stavamo pulendo i cuscinetti col petrolio, il che mente alveare che ha l'unica idea, dice: ma noi, se noi insegniamo il petrolio, fa la vampata, boom, puliti i cuscinetti. 5 minuti dopo c'era questa pira. Ma cosa stai dicendo? Con l'estintore. Marcello se lo ricorda ancora, probabilmente. Oh mamma mia. Cose da non fare. Tenete qualsiasi cosa che faccia luce anche solo lontano da questi oggetti. Assolutamente sì. Da questo punto di vista, quindi ragazzi, possiamo dire che perlomeno per le tipologie motore che possiamo utilizzare noi, quindi per una jump, ok, io mi sto trovando bene ad immersione anche solo per pulire il motore, ok? Ho fatto comunque delle rilevazioni su quelli che sono i giri del prima e del dopo ed effettivamente ho avuto un giovamento, ma anche proprio questa cosa ci tengo a dirla perché dal punto di vista del rumore vi renderete conto che è molto meno gracchiante, ok? Perché andando a pulire tutte quelle che sono impurità, detriti e quant'altro, diciamo la scorrevolezza è maggiore, quindi il fatto anche che ci siano più giri è dato anche proprio da quello, no? Che ci sia meno attrito probabilmente, no? Il Gran Visir avrebbe detto croccante. Croccante, bravo, esatto, avrebbe detto assolutamente croccante lui, sì. Secondo me il Gran Visir a quest'ora sta dormendo, probabilmente, considerando le sue levatacce per il lavoro, probabilmente sì. è già nanna, non so se ci sei Nico, ma nel caso ti mandiamo un abbraccione. E tra l'altro questa è un ottimo assist, Cree, bravissimo, perché vi volevamo segnalare che il nostro buon Nico è riuscito con un veramente... tantissimo rispetto da tutti noi a produrre un libro dal punto di vista collezionistico su quello che è l'universo Mini 4VD, quindi un libro veramente molto molto interessante che adesso vi vado anche a guarda, se vuoi lo linko io direttamente. Ce l'abbiamo, aspetta che ce l'abbiamo, eccolo qui. Ce l'hai tu? Oh, ce l'ho Puggio, ce l'ho, sì, ok. Volevo mandarlo un po' a tutti. Sì, tra l'altro aggiungo che è un libro che è stato approvato sia da Tamiya Japan direttamente in casa madre, sì, ovviamente, che da Tamiya Italia, quindi è stata un'opera non tanto solamente autoprodotta, ma di cui è a conoscenza casa madre e anzi esatto, a cui sono stati anche fatti. È molto fiera anche Tamiya Japan, tra l'altro, di tutto questo, quindi sì, assolutamente sì, veramente Takeshi è molto contento. Takeshi, sì, Ciotto Matte, il libro bellissimo, ci ha detto. Ma è scritto in italiano, ma io non capisco.
Io come sentore che verrà tradotto probabilmente, da quello che si vocifera, secondo me potrebbe avere degli ottimi risvolti. Comunque, diciamo, dal punto di vista editoriale è un qualcosa per gli appassionati, fatto da un grande appassionato che ha un grandissimo pregio, ovvero quello di essersi documentato veramente tantissimo, ragazzi. Vero. Quindi c'è materiale ufficiale licenziato da me all'interno del libro, arricchito da aneddoti, storia e quant'altro, quindi ci sentiamo sicuramente di consigliarlo a tutti voi appassionati. Sì. Bella, grazie Cri dell'assist, degli veramente dei migliori podcaster questa. No, oltre ovviamente che è una bell'opera l'ha scritta un amico, quindi dall'altra parte credo che siamo... una persona che a questo mondo ci si è approcciata veramente con l'amore di un modellista e della passione per questo hobby, quindi insomma mi sembrava veramente il minimo. Assolutamente sì. Quindi ragazzi, andate, comprate. Il costo è veramente irrisorio, soprattutto se sapete quanto sbattimento c'è stato dietro per produrlo, per riuscire veramente a pubblicarlo. Noi conosciamo in retroscena e vi posso dire che veramente c'è del sudore, ecco. No, è stata una crociata. Sì, veramente, è un mondo difficile, mettiamola così, però Nico ce l'ha fatta e quindi è bello ricordarlo. Senti, finisco sui consigli. Vai, poi ho un paio di domande io. Sul post rodaggio vi faccio vedere qualche altra cosa e ve ne spiego anche un po' le differenze, mettendole un po' a coppia, cioè queste con invece queste altre. Allora, partiamo da una marca molto usata che si conosce, con due prodotti paradossalmente molto simili. K6. Sono sicuramente i K6 che sono... no, adesso li metto tutti e due dritti, ce la farò, Quello giallo non l'ho mai visto, sai? Allora, qui entriamo... gusto maionese. Sì, esatto, questo è senape, alla senape. Ketchup e senape. Ketchup e senape, e poi c'ho anche quello bianco, facciamo la salsa rosa, c'è anche la salsa gamberetti e andiamo avanti. Mamma mia, questa puzzata che diciamo, andiamo avanti. Stamattina cosa seria, vabbè. Comunque, grande differenza. Allora, questi sono sicuramente i più conosciuti da chi frequenta l'hobby. La differenza in realtà che troverete in tanti prodotti che andate a leggere è K6 rosso, un pulitore contatti secco, K6 giallo, un pulitore contatti semi-oleoso. Qui c'è ovviamente, anche quando li spruzzate nel motore, dicevo prima, a differenza del motore, sentirete una differenza. Altri prodotti usati, sempre un semi-oleoso, che è il VD52, questo VMD52, scusate. Questo è sicuramente per rapporto qualità-prezzo ottimo. Vi dico anche, guardate, i semi-oleosi vanno molto bene sugli hyper. L'hyper, devo dire la verità, risponde molto bene ai semi-oleosi. Al contrario, i motori ad alti RPM invece, mia esperienza, vanno meglio con i secchi. Adesso ho questo prodotto nuovo di cui non vi posso dire se va bene o male, perché l'ho trovato dal negozio dell'elettricista qui vicino. Lo proverò e non so neanche di che marca è, perché non c'è scritto niente, c'è scritto solo sta roba della Life, non so che cosa sia sta roba, solo che c'era scritto pulitori contatti a secco, e io giustamente, sapete, che fai? Te fai gli affari tuoi? No, stavo lì e ho detto vabbè, vediamo che succede. Anch'io ne ho presi 2 o 3 a uno di quegli store, diciamo tipo pseudobrico, senza marca, giusto per provare, per fare qualche esperimento. Ma provate, soprattutto su motori che magari non vi sono usciti in maniera brillante, che pensate, prima di tirarli nel secchio, fateci sopra tutti i test di questo mondo, perché magari può darsi che vi viene un'intuizione, un input, un qualche cosa. Ovviamente cercate di fare sempre un approccio per quanto possibile scientifico, cioè non fate come abbiamo detto noi prima al cocktail, la salsa rosa, ci spruzzate tutto dentro, perché poi non sapete quali di questi ha avuto un effetto positivo o negativo. Che esplode. Sì, esatto, oppure se parte tutto il barattolo giro per casa e gli correte dietro tipo il sorcio con la scopa, non lo so. Esatto. Un qualcosa di meraviglioso, veramente. Esatto. Quindi diciamo i prodotti da utilizzare nel pre e nel dopo l'abbiamo più o meno visti, questo è il consiglio. Non c'è un segreto vero, vi dico, ripeto,
approcciate con un metodo, fatelo per motori diversi e divertitevi, perché poi il modellismo è questo, no? Quindi provate sul Light, provate sul Rev, provate sull'Hyper, provate sul Mac, provate quello che volete provare. E poi da lì tirate fuori le vostre metodologie di rodaggio e di come si dice, preparazione pre-giro, pre-gara, pre-manche. Quindi provate quello. Dove si trova il K6? Sicuramente lo trovate, vi do un consiglio, allora o trovate qualche negozio di zona che è fornito e allora magari bene. Lo so, purtroppo non è facile, oppure visto che tante volte si corre in team o comunque è un prodotto che viene cercato, magari, visto per ammortizzare un po' la spedizione, c'è la società che proprio lo produce, che mi sembra che la De Gro, questa qui, e in Italia è distribuito da una società, non mi ricordo come si chiama, comunque la spedizione di per sé di tutto un imballo che vada da 2 a 20 bombolette mi pare che viene 6 euro. Ci si mette d'accordo in 4-5, alla fine si è pagato 50 centesimi in più la boccetta, si può fare. Sì, esatto, sì, fai anche scorta magari. Consiglio maggiore sì, perché è molto usato, ma non è proprio di facilissima reperibilità. Sì, infatti non so se ti ricordi, io ho girato Parma e provincia, ma non avevo trovato neanche una bomboletta. Molti mi dicevano, ah sì, lo conosco, ma non... No, ci stanno un paio di... Allora, lo vendono addirittura anche su Amazon, quindi si alla fine tanto vale. Un po' più caro, perché ovviamente Amazon non ti fa pagare la spedizione, ma certo, te la carica già nel prezzo. Sì, però è ovvio, voi provate a mettere, che ne so, quantità 7-8, ovviamente se il moltiplicatore è sul prezzo già con la spedizione, lasciate perdere, trovate un altro canale. Ecco. Certo, sì, assolutamente. Altro consiglio quando usate le bombolette, quella cosa che vi ho fatto vedere prima nel rodamotori, consiglio, preparatela. Boccettino. Sì, no, sono queste le cannucce, le tagliate, con una puntina del Dremel, gli fate un po' di invito per inserire l'asticella delle pipette, queste qui, perché così almeno quando spruzzate il motore siete sicuri che state spruzzando proprio all'interno. Come dicevamo prima coi ragazzi, scherzando, non fate biondo il vicino di coso che parte da tutte le parti. Esatto. E c'ha ovviamente anche un'efficacia maggiore, perché ne sprecate di meno, non lo sparpagliate. Esatto. Ma a me piace, io una domanda ce l'avrei, cioè mi piacerebbe capire quando effettivamente ha senso valutare un rodaggio più a secco, quindi inserendo magari dei liquidi passo passo, provando. Quale dovrebbe essere la discriminante, cioè in che modo mi potrebbe convenire di più fare un rodaggio a secco rispetto a una di immersione? Allora, questa è una gran domanda, secondo me, perché mi è stata fatta anche a me, ma io ovviamente dico, ragazzi, proviamo a rispondere tutti insieme. Proviamo, come si dice, a venirne a capo. Allora, il mio approccio è stato dovuto dal seguire dei step di rodaggio, quindi in immersione, e vedere che un motore non va. Quindi, o meglio, non va come vorrei che andasse. Quindi che faccio? Quello è un motore teoricamente che io scarto, no? Che poi do finisce, non si sa, nella macchina di mio figlio, nel frullatore di casa, qualche funzione gli altro. Un universo parallelo popolato di motori scartati, una cosa del genere. Allora su quel motore cominciamo a fare delle prove, magari diamogli un voltaggio e cominciamolo a far girare e vediamo che succede. E comincio magari, anziché fare un rodaggio visto che quello un rodaggio già l'ha fatto, per esempio quello è un motore su cui provare a spruzzare dei liquidi, no? Per vedere se gli migliorano un po' le prestazioni. Come farlo? Beh, è ovvio, io mentre il motore va, non è che lo posso lasciare lì e vado a no, certo, sì. Qualunque cosa voi fate col motore la dovete poi osservare, dovete stare lì e vedere che cosa cambia. Quindi leggete il vostro carichino e vedete, sta cambiando un amperaggio, cambia il rumore, è cambiato il rumore in base a quel rumore, quindi è salito di giri, cosa mi segna l'assorbimento? Perché certo, se è salito di giri ma l'assorbimento mi cala, non è un ottimo dato questo, cioè c'ha tanta velocità, ma come deve fare una curva o fare qualche cosa o fare un salto, fare un ponte, mi diventa morto. Quindi fate proprio le due prove.
Provate a ruotare un motore immerso e un motore magari mettendogli il petrolio dentro a tempi come fate con i rodaggi in immersione, no? Quindi decido di far girare un motore per 5 minuti a un voltaggio, uno lo faccio immerso, l'altro lo faccio calandogli, che ne so, ogni minuto prendo una siringa, decido 2 ml di petrolio, via, 2 ml di petrolio e vediamo che succede. Attenzione, abbiamo detto prima che i motori non sono tutti uguali, quindi non ve fate l'idea che quello è andato bene perché l'avete fatto a secco e quell'altro è andato male perché è immerso, perché magari quelli che volevo arrivare, sono usciti in un modo diverso. Divertitevi, giocate, perché se venissero i motori tutti uguali e tutto quanto, sto gioco perderebbe tanto del suo fascino. Quindi è un po' come quando qualcuno di noi faceva l'album delle figurine o faceva queste cose da collezione, no? Cioè nello scartare un motore c'è anche il fascino di dire chissà come andrà. Godetevelo, fa parte di quello, no? Cioè, il modellismo è anche lavorarselo probabilmente, no? Ma quindi certo, mettersi lì. Volevo proprio arrivare a questo discorso, cioè non prendete sti benedetti tutorial o dei consigli che vengono dati anche giustamente con esperienza da chi ha fatto tante prove, perché sono comunque frutto di un qualcosa che è largamente soggettivo, ovvero l'esperienza. Ok? Ci sono delle cose che sono anche oggettive, come magari il fatto di, che ne so, dare progressivamente dei voltaggi, no? Che vuol dire, diciamo, da un punto di vista fisico, progressivamente mettere sotto carico il motore, e questo lo possiamo anche intuire, diciamo, senza avere grosse nozioni di elettronica o di correnti e quant'altro. Però alla fine quello che sposta, raga, cioè è le vostre prove con quello che avete davanti, il tempo che ci passate a provare e i risultati che ottenete. Tanto poi alla fine, cioè, quell'unica risposta grossa che avete è la pista, fine. Cioè non è che c'è molto altro da dire. Puggio prima ci ha raccontato che ha aspettato un motore pagato quanto praticamente un motore vero. Sì, esatto. Cioè, ho comprato un container da Taiwan per un motorino grande così. Esatto, cioè, praticamente ha pagato lui la benzina della nave che è venuta qui e poi quando l'ha aperto però ripeto, non ve le va. Io ogni volta che apro un motore e lo provo, nonostante che ho dei metodi, vi garantisco che quella curiosità, ansia anche, perché no, e di vedere come viene, quando viene, non me la leverei per nulla al mondo. Cioè è veramente la chimera, l'araba fenice del modellista, no? De che parliamo? Cioè dai, una delle parti più belle, cioè non sai che succederà. Alle mini giochiamo per questo, perché quando la metti in pista chissà come va, dai. Te fai un'idea. Era come quando c'era Gigi Proietti che faceva Febbre da cavallo, no? Vai lì, intuisci, pensi, apri il giornale, giochi e perdi. Ecco, questa era la metafora de Mandrake. Bellissimo, bellissimo. Sta lì, sta... Io direi che comunque stasera abbiamo dato un bel po' di info, abbiamo riparlato un po' insomma, abbiamo visto anche da un punto di vista un po' più visivo effettivamente che cosa facciamo, molto brevemente, molto sommariamente, me ne rendo conto, però diciamo quello che mi avete visto fare, quindi attaccare il motore ai contatti, avere un qualcosa che mi regola il voltaggio e anche la polarità, e un liquido in cui fare un tipo di rodaggio di immersione, questo è fondamentalmente il procedimento. Il consiglio che vi posso dare per esperienza personale sicuramente è: non sprecate troppo petrolio perché è inutile, ok? Cioè cercate un vasetto piccolino il più possibile, perché se ti ricordi che io inizialmente usavo delle cose tipo così per un motore che è alto così, effettivamente borracce da 1 litro di petrolio. Sì, ma perché io mi ero fatto questo, diciamo, come dire, discorso mentale che il motore avrebbe buttato fuori la qualunque e quindi più liquido avrei messo, meno avrei dovuto cambiarlo, no? In realtà è una cazzata, ve lo dico proprio chiaramente, non è che butta fuori delle robe mondiali, sicuramente si inscurisce parecchio e lì, cioè, lo vedi nel momento in cui si inscurisce, perché passa da trasparente a gradazioni di grigio scuro, fine, cioè non è che vedete fuori delle robe mondiali, o no, Cri, non so se te mai è capitato di vedere di peggio, ma... No, diciamo che quel colore si addensa piano piano continuando a farsi rodaggi dentro, però insomma
se perde tutta quella roba, domandatevi che avete comprato, non lo so, nel senso che forse più che il petrolio lampante ci avete messo proprio il petrolio nero e c'è qualcosa che non va, cioè c'è un errore di base lì, insomma. Sì, insomma diventa un altro problema. E niente, raga, spero che stasera, insomma, un po' questo momento sia stato divertente per voi quanto lo è stato per noi. E abbiamo ripassato un po' di cosine interessanti che speriamo possano piacervi ed esservi utili in tutte le vostre gare e momenti di, come dire, di passione Mini 4VD. Che altro vi posso dire? Come sempre, grazie al grandissimo Cree che ci fa compagnia, che sta qua con noi a sparar minchiate. È il nostro master. No, non spasso, grazie a voi, veramente. Ci divertiamo sempre un sacco, assolutamente. Come sempre, grazie al nostro Puggio, grazie al nostro Axel. Che altro possiamo dire, ragazzi? Ci vediamo domenica 28. C'è la finalissima di campionato da Edo Model, Open Jump. Tutti ci giochiamo qualche posto, mi sa. Sì. Se fa come a calcio da bambini, chi vince questa è campione del mondo. Chi vince tutto, sì. Tutto. Io in realtà vado là per le birre portate da Felix e per un panino con la salamella che qualcuno mi ha promesso, quindi... Vero. Fine. Cioè io vado proprio così, io vado là, avrò il mio video da girare, mangio, metto giù le mie mini, mi diverto e io veramente sono già easy peasy, proprio come è una si suol vita dire. dura, ma qualcuno la dovrà la deve pur fare, esatto. Io precise che ero di fianco ad Axel, che era oltre ogni cosa, e c'ero io di fianco che lo filmavo mangiando il panino e vabbè, io vado a fare un giro, ciao. E lo lasciamo lì. Pessimo. Va bene, ragazzuoli, siamo in chiusurona, vi ringraziamo tutti, vi vogliamo super bene e ancora ci vediamo domenica. Grazie a tutti. Ciao belli. Ciao ragazzi, buoni mini a tutti.